Padre O'Malley? Sì. Benvenuto a Santa Maria, padre. Grazie. Credo sarete stanco dopo il vostro viaggio. Sì, è un po' noiosa tutta la strada in carrozza. Vi accompagno in camera, è tutto pronto. Sarà meglio che andiate a dormire. È ancora qui, padre Fogarty? No, è andato via stamattina. Poveretto, mi ha fatto tanta pena. Perché, poveretto? Ve ne accorgerete presto. Qui troverete tutto ciò che vi occorre, padre. E non gradireste una tazza di tè caldo? No, grazie. Non capisco che volevate dire del padre Fogarty. Mi accorgerò di che cosa? Che padre Fogarty è ammalato. Pover'uomo. Spiegatevi che gli è successo. Delirava quando lo portarono via su una sedia a rotelle. L'hanno portato via. Dove? Casa di riposo. Prima di partire ha detto perfino una preghiera perché la vostra permanenza qui fosse fortunata e piacevole, ma ne dubitava molto. Vedete, aveva delle idee molto precise sulla scuola e anche sull'educazione dei bambini, non la pensava come quelle. Quelle chi? Le suore. Padre Fogarty diceva che volevano fare a modo loro e quando fu relegato su una sedia a rotelle, la vinsero. Forse era un po' avanti negli anni. Mhm. Però stava bene quando venne qui. Guarda, io non prevedo alcun disturbo. Voi no, eh? Non siete mai stato educatore in una scuola tenuta da suore, allora? No, sono alle prime armi. Ah. Ah. Capisco perché vi fidate tanto di quelle teste fasciate. No. Buonanotte, padre. Buonanotte. Dormite bene stanotte? Buongiorno, sorella. Sono padre O'Malley. Buongiorno, padre. Questo è il campanello della scuola. Di regola lo suoniamo fra un'ora, all'inizio delle lezioni. Capisco. Potrei parlare con la superiora, è già in piedi? A quest'ora lo credo, padre. Volete venire con me? Sì. Buongiorno, Sam. Buongiorno. Sam. Suor Benedetta e le altre suore sono ansiose di conoscervi, padre. Sedete, prego, io andrò ad avvertirli. Grazie. Oh, mi spiace, padre. La gatta ha avuto dei gattini e ce ne sono dovunque. Il loro padre sarà un devoto della parrocchia, presumo. Scusatemi, padre. Avverto la superiora. Buongiorno, padre. Sedete.
Buongiorno, padre. Sedete, prego. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Buongiorno, padre. Questa è stata la... Padre, ecco la Madre Superiora. Padre O'Malley, Suor Maria Benedetta. Lieta, madre. Lieta, padre. Sorelle, vi presento il reverendo O'Malley. Piacere. Padre O'Malley è venuto per sostituire padre Fogarty, che come sapete ha dovuto andare in riposo per ragioni di salute. Noi speriamo che la permanenza qui vi sia gradita, padre. Grazie, madre. Siamo molto ansiose di conoscere le vostre vedute di educatore. Sono sicura che il padre vorrà dirci qualche parola. Bene, sì. Il Santa Maria è un istituto nato da molti anni. Ha visto le fatiche di un buon numero di suore del vostro ordine e io so che il lavoro non è stato facile. Quanto agli occhi del mondo, pochissimi se ne sono accorti, ma gli onori e le ricompense terrene non sono per voi. Voi avete visto generazioni di scolari che hanno fatto onore agli insegnamenti loro impartiti. Il Santa Maria si è fatto un nome facendo del bene. Quanto a me, lasciate che vi dica che sono felice di essere stato prescelto come pastore di Santa Maria. Lavorare in una parrocchia dove c'è una scuola parrocchiale sarà per me un'esperienza nuova e sono sicuro assai interessante. Sì, capisco. E comunque, come è giusto, assumiamo i compiti assegnati, guardando con speranza al futuro. Sì. L'epistola di San Pietro, dove dice sobri e stote e te vigilate. Cosa c'è, madre? Ah, un San Paolo, forse. Sì. E in conclusione vi dirò che sono felice di essere... Mi spiace, padre, questa è la prima campana, le suore devono andare in classe. Vorreste dire qualche parola agli alunni prima della seconda campana? Forse vi piacerà parlare ai bambini. Mi troverò certo più a mio agio. Sì. E parlerò anche a te. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che essa rappresenta, una nazione indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Bambini? Bambini? Il nuovo parroco, padre O'Malley, desidera parlarvi. Sono certa che lo ascolterete volentieri, sono pure certa che ha qualche cosa di molto importante da dirvi. Bambini, avremo tempo di vederci in avvenire, starò fra voi molto spesso. Perciò non vi farò un lungo discorso. Oggi è vacanza, fate tutto ciò che vi piace. Discorsetto efficace, eh? Dovevo riprendere fiducia in me stesso. Da bambini si viveva solo per le vacanze. Non dovremo mai dimenticare la nostra infanzia. Vi rendete conto di quel che avete fatto? Ora i bambini si cacceranno in qualche guaio.
E la responsabilità è vostra. Mi era sembrata una buona idea. Ma non potete dichiarare vacanza così. Occorre prima il permesso del sovrintendente alla scuola. Che cosa gli diremo adesso? Beh, andrò a trovarlo. Non sarà poi uno spaventapasseri, sono certo che mi comprenderà. La mia scuola non era così. Guardavo dalla finestra e vedevo campi, alberi e il vecchio stagno dove nuotavamo. Sapete, appendevamo gli abiti ai rami e l'ultimo che usciva li trovava pieni di nodi. Dove, padre? Missouri, Io sono venuta dall'Irlanda. parlate gallese? Lo parlavo. Di dove siete, madre? Beh, sono nata in Svezia, ma da bambina sono andata nel... No, un momento, non ditelo. Minnesota. Indovinato, padre. Amavo l'inverno. Andavo a scuola in sci e c'era una grande collina. E portavate gli sci a casa sulle spalle? Sì. Non lo crederete, padre, ma era un vero maschiaccio. Sì. Sì, giocava a football e a baseball con i ragazzi. Eravate brava. Lanciava più di 100 metri. E devastavate le messe. No. Stavamo meglio noi che questi bambini. Non hanno neanche un prato per giocare. Quello era una volta il nostro campo di gioco. Là dove è quel fabbricato? Sì. Abbiamo venduto il terreno. Ci occorreva il denaro per la scuola. Stavano per dichiararla inabitabile. Come avete speso il denaro? Vi sorprenderà, padre. Rifare le condutture, un impianto antincendio. Abbiamo dovuto rinforzare le fondamenta, è costato tanto. Non ne valeva la pena. Voi credete, padre? Sì, certo. In che stato sono le altre aule? Ma che cosa fanno lassù? Stiamo riparando il tetto, perde. Inezie. Gli allievi sono anche in soprannumero. Oh, sì. Inezie. Sembra che Santa Maria sia un po' malconcia. Inezio. Contiamo sul vostro aiuto, padre. È un peccato che non disponiate di un edificio come quello. Ciò risolverebbe tutto. Là avremmo voluto costruire il nuovo Santa Maria. Un edificio uguale a quello. Eccolo. Solo che non è il nostro. In confidenza, padre, è per questo che abbiamo pregato. Pregato per che cosa? Che il proprietario una mattina si svegliasse, disposto a darla a noi. Che si svegliasse come? E che vi desse che? Il signor Bogardo sei il proprietario. E abbiamo pregato che ce ne facesse dono. Ah, donna, grande è la tua fede. Se la fede muove le montagne, può... Farvi andare dentro quel fabbricato. Sì. Siamo pratici, il proprietario sa qualcosa delle vostre intenzioni, gliene avete parlato? No, abbiamo solo pregato. Ecco, e voi dovreste aiutarci. Sono pronto, ma se mi dice di no? Dico! Sentite, chiudimi! E via tutti! Andate a scuola! Avete capito? Ha ragione, non dovrebbero fare a quel modo. Chiudimi! Dopo tutto è vacanza. Tirare a fare! Chi è quell'omino? Quello è il signor Bogardus. Sarà meglio andare ora. Potete dirgli perché i bambini non sono a scuola. Ma non devo parlargli dell'edificio? Un'altra volta. Ehi voi, venite qui. Dite a me che cosa volete? Vedete quel recinto? Sì, Avete visto quei bambini? Ma voi chi siete? sono il nuovo parroco. Ah, siete voi, eh? Bene, voglio che facciate in modo che quei ragazzi siano Ci puniti. penserò io, state tranquillo. Li sgriderò, signor Bogardus. Ah, così mi conoscete? Infatti, Ah, dunque è con voi che dovrei trattare. sono stato mandato qui per studiare la situazione, se è questo che intendete. Ho visto in che stato è la scuola. Ah, avete visto? Guardate meglio. Che cosa ve ne pare? Le mura sono stanche. Stanche è un termine eufemistico. Se volete vendere a me vi ho già fatto l'offerta, sapete. L'ho qui in tasca. E che decidete?
decisioni difficili a prendersi così su due piedi. Ah, sì, giusto. Ma se non me la venderete sarà dichiarata inabitabile. Da chi? Dalla giunta cittadina. Come lo sapete? Ne sono il capo. Ah, siete voi, eh? Sì, personalmente. Mm. E se ne ordineranno la demolizione sarà a spese vostre. Ma d'altronde voi mi sembrate un uomo pratico, padre. Vi pare? Sentite, io vi assicuro che tutte le famiglie di questa parrocchia sarebbero molto più contente se i bambini andassero a San Vittorio. Costruzione magnifica, molto confortevole, soleggiata, riscaldata bene d'inverno. Ah, non manderei davvero i miei bambini in questa vecchia trappola. Avete bambini? No, è una vecchia storia. Non importa. Va bene. Ma siamo pratici, signor Bogardus. Quanto dovrebbero camminare i bambini per arrivare a San Vittorio? Non più di quanto dovevo camminare io da bambino. Beh, andiamo a vederla. Sì, ma perché non prendiamo la macchina? Non posso camminare molto, soffro di cuore. Andiamo a San Vittorio a dare un'occhiata. Ah, ora sì che ci siamo. Dunque vi conviene chiudere questa scuola e far passare i bambini a San Vittorio. E vendere la proprietà a voi. Esatto, è semplice. Potrete sempre trovarmi qui, ci sono tutti i giorni a tutte le ore. Vi prometto che non farò un passo senza parlarvene. Ma ci vorrà tempo, sono lento nel decidere. Ah, a me non sembrate lento. No, signore. Arrivederci. Padre? Buongiorno. Siete il direttore di questa scuola? Non precisamente, ma ho qualche autorità. Voi mi sembrate un uomo che potrà comprendermi. Bene, sentiamo. Parlate. E desidererei molto affidare mia figlia alle suore. Vedete, io credo sia meglio allontanarla da me per qualche tempo. È possibile? Si può tentare. Ma perché vorreste... Occorrono referenze. Dico, sì. E vogliono prima conoscere a fondo la famiglia. Oh, sì, questa è l'usanza. E allora vi dirò tutto. Io fuggi di casa giovanissima, ero così innamorata. Non mi faccio dire più del necessario. Mi abbandonò molto tempo fa a San Diego, precisamente 13 anni fa. Eravate sposati? Oh, sì. Dopo qualche contrasto. Penso che lui preferisse essere libero o avesse paura dei legami. Era un musicista. Aveva un sorriso meraviglioso, padre. Non ne dubito. Molto simile al vostro. Aveva una piccola banda, un qualcosa come un'orchestrina alla buona. Avete mai sentito nominare i giocolieri di Gallers? No. Erano conosciuti? Oh, non molto. Ma comunque, l'orchestrina fu ingaggiata per suonare a Cincinnati. E mi promise che appena messo insieme un po' di dollari mi avrebbe mandata a prendere. Così siete rimasta sola a San Diego. E nacque la bimba. E l'avete mantenuta sempre voi? Io suppongo che voi vogliate sapere come. E anche mia figlia vuol sapere. Cresce. Sta diventando una signorina, padre. E comincia a pensare male di me. Io voglio affidarla a voi, prima che sappia la verità. Quando una donna si cura tanto di sua figlia, nessuno può dirne male. Se fosse davvero un poco di buono, non ve ne importerebbe. Joe è il solo uomo che io abbia realmente amato. Ma Bene, ma se Joe vi interessa tanto, perché non l'avete mai cercato? magari, ma non sapevo dove fosse. E poi temevo che non sarebbe tornato. Ah, capisco. Beh, farò tutto quello che posso. Mandatemi la bambina. Come si chiama? Patrizia. Patrizia. Vediamo un po', io faccio un patto con voi.
prenderò cura di vostra figlia se voi prenderete cura di voi stessa. Oh, grazie, padre. Padre O'Malley. O'Malley. Arrivederci, signora Gallagher. Arrivederci. Padre, Mm? c'è una signorina che chiede di vedervi. Ah, sì, fatela entrare. Signorina Gallagher? Sì, padre. Vi ho trovato un alloggio qui di fronte, presso la signora Brin. Oh, sarà proprio carino. Il mio ragazzo vi porterà le valigie. Eddie, prendi quelle valigie e portale nella camera. Bene, mamma. E allora, Patrizia? Le suore attendevano qualcuno molto più giovane. E anch'io. Beh, cerco di invecchiarmi, padre. Sono stata in giro a cercare lavoro. Avevo pensato di smettere di studiare e di lavorare. Ho risposto agli avvisi economici. E sono in grado di bastare a me stessa. Brava, Betsy, ti troverai bene qui a Santa Maria. Ogni minuto sarà per te una gioia e vedrai che la vita può essere tanto felice, tanto bella qui. Sa? Ma guarda che roba viene fuori. Fatti vedere ora. Così va meglio. Sì, signore, tu devi darcene il modo e noi ti metteremo a posto. Che abbiamo qui? Cosa c'è nascosto? Ma... Ma che cos'è? È il topo. Senti, tu qui non porterai neppure un topolino piccolo così. Cominciano le dolenti note. Santo cielo, ma guarda un po'. Mi avete fatto chiamare, madre? Sì, Patrizia. Volevo parlarti. Stai rimanendo indietro nei tuoi studi. Se il lavoro è troppo difficile per te, sarò lieta di aiutarti. Se c'è qualcosa Oh, che non va... è questo, madre. Forse sono un po' disattenta. Non ti piace la scuola? Tu mi nascondi qualche cosa. Che ti preoccupa? Niente, madre. Basterà che studi un po' di più e prenderai buoni voti. Vogliamo mandare a tua madre una bella pagella. Non vuoi che tua madre sia fiera di te, cara? Intesi, Patrizia. Va ora. Grazie, madre. Ciao, Patrizia. Come va? Non tanto bene. Ah, no? Ah, questo mi dispiace. L'abbiamo accettata soltanto dietro vostra raccomandazione. Sappiamo molto poco dei suoi genitori. In che ambiente familiare è vissuta? Beh, sapete, il solito. Voi conoscete la madre? Sì, infatti la conosco. Conoscete bene la signora Gallagher? Sì, sì, la conosco bene. E suo padre lo avete conosciuto? No, ma ne ho sentito parlare. Di che cosa si occupa? È un musicista. Mi dicono che sia un uomo molto intelligente. A me piace la gente che ama la musica. E a voi? Vivono separati? Sì. Non c'è qualcosa che sarebbe meglio io sapessi per aiutarli? No, tutto quello che io... Parlate. Non c'è altro. Non vi ha mai detto nessuno che avete una faccia maliziosa? Per un prete, intendo. Separatevi, vi faccio battere le zucche. Il vincitore. Sei abbastanza furbo tu. Vediamo come ti batti. Non riesco a toccare. Guarda le tue scarpe.
Devi stare sempre in guardia. Eddie, subito qui. Faresti meglio a lavarti il viso. Perché non è controattaccato, Eddie? Sei in gamba, giovanotto. Come ti chiami? Tommy Smith, padre. Tommy Smith. Continua così, allora. Sì, padre. Bravo ragazzo. Credo sia bene che parliate a Tommy. È nuova e temo che sia un attacco a brighe. Però sa battersi bene. Non possiamo tollerare che i bambini si picchino. Credo sia meglio gli parliate, perché se continua a fare a pugni saremo costretti a mandarlo in un'altra scuola. Oh, ma non siamo degli educatori, madre. Voglio dire che invece di mandarlo via bisogna correggerlo. Nel vostro atteggiamento questa intenzione non si vedeva. In effetti sembravate invece soddisfatto. Naturalmente piace vedere un ragazzo che sa difendersi. Fuori di qua c'è un mondo di uomini. E che cosa fanno, padre? Veramente niente di buono. Ma cercate di capire, nelle volte un uomo deve farsi strada a pugni. Non è forse meglio farsi strada col cervello? Ma questa è una pia illusione di una monaca, vero? Molto ben detto. Ma non pensate che a volte nell'educare i bambini l'influenza di una donna possa andare troppo oltre? Volete dire che possiamo farne delle femminucce? Sì, sì, esatto. Allora, voi curatevi di Tommy. Io mi curerò di Eddie, che è stato sconfitto alla box per avermi ascoltato. Eddie? Sì, madre. Vieni qui, voglio medicarti. Lasciati guardare. Ora dimmi com'è andata. Io me ne andavo per i fatti miei e Tommy mi ha fatto lo sgambetto. Per quanto infuriato, mi sono dominato, madre, come mi avevate detto. E gli ho chiesto, perché lo hai fatto? Lui che ti ha risposto? Nulla. Si è solo voltato indietro e mi ha colpito qui. Oh, belle cose. E tu che hai fatto? Io mi sono ricordato delle vostre parole, madre, e gli ho portato l'altra guancia. Allora sì che me le ha suonate. Sei stato veramente bravo, Eddie. Mi sono voltato per non dargli retta e lui mi ha preso a calci. Sono orgogliosa di te. Io non lo sono di meno. No, Eddie. Perché in realtà sei tu che hai vinto Tommy. Voi dite, madre? Sì. In realtà tu sei stato migliore. Tu ed io lo sappiamo. Ma nessun altro lo sa. A dire il vero, neppure io lo so. Nessuno, credo, sarebbe fiero di me. E specialmente padre O'Malley. Non avrà pensato che Tommy sia migliore di me. Più forte. Me ne sono accorto, madre. Dal momento che ho preso tante botte, e ne ho prese proprio tante, potrei essere dispensato dalla scuola per oggi. Vi pare? Oh, ma se invece credete che debba andarci, ci andrò anche se sto molto male. Ed allora io dichiaro vacanza solo per te, Eddie. Grazie, madre. Vi interessa il baseball? Sì, sì. Scusate, avete dei testi sulla nobile arte dell'autodifesa? Come? Oh, intende dire pugilisti. Sulla box. Box? Sì, certamente. Sono proprio là. Ora, eccone uno approvato da James Corbett, quello che vinse 10 incontri di fila. E nessuno era riuscito mai a toccarlo fin quando Fitzsimmons lo mise a knockout. Non ha scritto nessun libro, Fitzsimmons? No. Oh, ecco qui un libro molto adatto e istruttivo di Tanney. Ah, bene, prenderemo quello. Costa $1.
Grazie, grazie. Buongiorno. Rivedisco. Buonasera, padre. Buonasera, Nana. Spostiamo in tavola, avremo più spazio. Ecco, basta. È bello da parte tua che sei venuto di sabato. Ne valeva la pena. Ieri sera ho letto il libro da cima a fondo. Fa al caso nostro. E le vostre faccende, madre? Ora, i 4 pugni più efficaci sono, dice qui, ora ti mostrerò, il diretto sinistro, il destro incrociato, il sinistro ad uncino e il destro per causa. Vedi? Fa vedere la posizione. Beh, così. E ora come ti batti? Ma io così. Oh, no, niente affatto. Dobbiamo ricominciare da capo. Manda indietro questo piede. Ecco, guarda come sto io. Così, e piega un po' le ginocchia. Piega. Poi, senti, la punta del piede deve stare più avanti. Ecco, così va bene. E le mani alte così. Sì, va abbastanza bene. La testa deve essere abbassata. Benissimo. Ora va benissimo. Ah, proprio così. Fa vedere che si fa dopo. Sì, muoviamoci un po' intorno. Ci muoviamo in giro per un po' e tu cerca sempre di colpire col sinistro, col sinistro, sì. Ecco, così va bene. Così va bene. Allora, e ora, senti, Eddie, tieni il mento basso, guarda così, e tieni la spalla sollevata. Beh, io non posso farlo tanto bene con questo, ma tu sai che voglio dire, a quel modo ti difendi il mento, vedi? E un'altra cosa, devi dondolarti continuamente di qua e di là. Un obiettivo in movimento è molto più difficile a colpirsi, ricordalo. Per esempio, se io voglio colpirti su questa guancia, tu appoggi dall'altra parte e schivi. Oh, mi spiace, non volevo. Schiva, capisci cosa voglio dire? Schiva. Così. Sì, così va bene. Più presto, ci siamo. Diamine, madre, così è meglio che porgere l'altra guancia. È più carino se non ti colpiscono, vi pare? Ma da un certo punto di vista, forse. È proprio così, madre. Bene, vediamo. Dove eravamo? Dunque dicono che questo sia il pugno di maggiore effetto, il diretto sinistro. Sembra che sia il saldo completo. Ora proviamo con tutte e 2 le mani. 1 e tieni la bocca chiusa. È importantissimo, la bocca ben chiusa. L'autore vi dedica 2 pagine intere, solo per dire se non la chiuderai, male ti troverai. Quindi bocca chiusa e stretta. Ora che questo l'hai capito, se io cerco di colpirti qui, tu blocchi con questa mano, vedi? Così va bene, bloccami sempre. Va proprio bene, benissimo, ma devi stare attento, vada al saldo! Ci sono parecchie cose da tenere presenti, sinistri, destri, molleggio, dondolio. Beh, proviamo tuttora. Gira intorno, gira, su, guardami negli occhi e vedi se puoi prevedere i miei colpi. Sta attento, vada. Benissimo. Ottimamente. Ah sì, tu impari subito. È magnifico. Ora riprendiamo. Su. Gira. Ma sei così goffo, sta sulla punta dei piedi e gira sempre, così intorno, Ah, è colpa mia, ho dimenticato di dirti della tecnica dei piedi. Dice che questa è un'arte vera e propria, la si trascura mentre è importantissima, dobbiamo impararla. È divertente, finirà con piacerti. E qualche volta diventa anche molto elegante, sai. Ma forse è un po' troppo per la prima lezione. Sì, credo sia meglio aspettare. Vieni ora. Su, si prova soltanto, sai? Tu tenta di colpirmi. Colpisci bene, Su. Vedi? È semplicemente impossibile colpirmi, è vero? Forza, Eddie, avanti. Ma io non voglio farvi male, madre. Oh, non preoccuparti. Su, Eddie, qui. Non mi espongo. Su. Vedi? Cosa dico? Non puoi affatto.
Mi dispiace, madre. No, va bene. Ma è già tanto per la prima lezione. Trascuravate la tecnica dei piedi. Dimenticavate qualcosa, forse. Qualche cosa. Ho dimenticato tutto. Di dondolarmi, di moleggiare. Avevo la bocca aperta. Sono incappata nel salvo. Oh. Buonasera, padre. Buonasera. Pezzi è ancora alzato. Bene. Buonasera, padre. Eddie, Ora basta, finiscila e va a dormire. attento, riprenderai. Non so che cosa abbia da un po' di tempo. Si comporta in modo strano. Deve essere stato troppo al sole. Non nelle ore di scuola, spero. Buonasera, Patrizia. Buonasera, padre. Siedi. È un po' tardi, sei ancora alzata. Cosa c'è? Sei nei guai? Padre, non farei meglio lasciare la scuola e trovare lavoro? Cosa sai fare? Per trovare lavoro devi saper fare qualcosa. Ma non scoraggiarti, Patrizia. Ho guardato i tuoi voti. Vanno bene, fai dei progressi. Oh, dite così per essere gentile. Ogni volta che credo di sapere qualche cosa, padre, me ne domandano subito un'altra. Sono completamente vuota. Non ho abbastanza cervello. Ma no, non sei affatto stupida. E va bene, padre. Diciamo solo che non sono un asso. Qual è il problema di stasera? Perché sei ancora alzata? È un saggio, padre. 5 sensi, è un soggetto interessante. Che hai scoperto a riguardo? Nulla. So così poco. Quali sono i 5 sensi, Patrizia? Sono vista, udito, odorato, gusto, tatto. Bene. Per chi è questo saggio? Per Suor Benedetta. Suor Benedetta. Bisognerà mirar giusto stavolta. Vediamo di farti prendere 10. No, tu non risponderai come il resto della classe. Gli altri spuntano fuori tutti con le stesse risposte stereotipate. Noi dobbiamo emergere, io e te. Scriveremo per la madre un saggio su un sesto senso, eh? Vediamo, l'uomo è dotato di alcune facoltà che si chiamano i 5 sensi. Ora, se possiede buon senso, riuscirà a trarre grande gioia dalla vita usando queste facoltà con criterio. Per esempio, sei felice di essere venuta a Santa Maria? Sì, padre. Bisogna gioire del dono della vita, essere grati a chi è gentile con noi. Essere in grado di vedere le meraviglie della natura, i fiori sbocciare in primavera, le foglie cadere in autunno. Essere in grado di apprezzare la musica. Essere coscienti della bellezza di gustare, sentire e capire solo le cose che ci fanno bene. Essere consapevoli di ciò che si fa. Potrei seguitare ancora, ma Oh, perché non lo fate, padre? Ascolta queste parole. Every time you're near a rose, aren't you glad you've got a nose? And if the dawn is fresh with dew, aren't you glad you're you? When a meadowlark appears, aren't you glad you've got 2 ears? And if your heart is singing too, aren't you glad you're you? You can see a summer sky, or touch a friendly hand, or taste an apple pie. Pardon the grammar, but ain't life grand? And when you wake up each morn, aren't you glad that you were born? Think what you've got the whole day through. Aren't you glad you're you? Allora, dopo aver sentito questa canzone, che cosa hai capito? Beh, che se non sai usare i tuoi 5 sensi, la vita non vale proprio niente. Brava, bene. Tanti auguri per domani. Grazie, padre, mi sento molto meglio. Sai, mi sento meglio anch'io.
bambini. A quanto pare non posso lasciarvi un minuto. Cari allievi, oggi è vacanza. Chi è stato? Vi domando di nuovo, chi è stato? Bambini, faccio appello al vostro onore. Chi è stato? È vostro dovere dirmelo. Buongiorno. Quale onore questa visita, padre? Seduti, bambini? E anche voi, padre, prego. Ne riparleremo dopo. Ora continuiamo. Leggerete quanto avete scritto, così padre O'Malley potrà sentire. Lutero? Lutero, e come ha fatto a entrare? Non l'ho mai capito. I 5 sensi. Mi piace vedere un bel film con Gary Cooper. Mi piace il sapore dei coni gelati, specialmente di fragola. Mi piace ascoltare il canto degli uccellini, cicì, cicì. Mi piace odorare i fiori. Mi piace sentirmi bene. Buoni bambini, non ridete. Lutero intende dire che vuole essere un bravo ragazzo. Si vuol sentire bene qui, non è vero? No, madre, volevo dire sentirmi bene come quando la campana suona prima. O quando ci sono le vacanze di Pasqua. Questo intendevo dire. Bene, qui c'è onestà e immaginazione. Puoi sedere. E ora, Patrizia? I 6 sensi. Il soggetto assegnato ti era i 5 sensi. Ho scelto io il mio soggetto, i 6 sensi. Va avanti, Patrizia, sentiamo. I 6 sensi. Vedere, udire, odorare, gustare, sentire, essere. Il più importante è quest'ultimo. Il sesto senso consiste nel godere con criterio degli altri 5. Esistere. Essere. È questo che conta realmente. È come un mondo dentro di noi che deriva da quello che facciamo. Noi vediamo gli altri, udiamo gli altri, conosciamo gli altri con i 5 sensi. Ma come possiamo conoscere noi stessi? Con il buon senso. Il buon senso è un senso interno, la cui funzione è il differenziare i vari rapporti dei sensi o ridurre le sensazioni alla unità di una comune percezione. Una grande parola. Essere. Altre parole nascono da questa. Io sono, tu sei, egli è. Noi tutti siamo, esistiamo. Un dovere che fa parte di noi stessi. Come disse Shakespeare, sii vero a te stesso e ne seguirà come la notte al giorno che tu non potrai essere falso con alcuno. E aveva proprio ragione, madre. Certo. Parlava appunto del sesto senso. Per dirla con le mie parole, essere o non essere. Questo è il problema. Molto bene, Patrizia. Molto bene. C'è ancora una cosa, madre. Ringraziamo la campana. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Potete andare, bambini. Ho davvero imparato qualche cosa. Oh, Promette bene, Pezzi, non credete? decisamente. Quanto avete deciso di darle? 9 forse? Oh, no, almeno un 10. Bene, così va benissimo. In realtà dovrebbe essere, credo, un 10 più, non trovate? Oh, questo mi parrebbe Ma sproporzionato. c'era un sopramerito. Già, una ragazza come Pezzi va molto incoraggiata. Ha un animo così fine. Notevolmente. Infatti ha la mentalità di un uomo della vostra età. E c'è ancora un settimo senso. Oh, non ditemelo. Quello di svignarsela a tempo. Buongiorno, madre. Guarda, Bobby vuol giocare con te.
Così, Tommy, bravo! Bravo, così! Mi rincresci di averti fatto male, Tommy. Ma se sei uno sportivo come si deve, qua la mano, restiamo amici. Ti comprerò anche un cono gelato. Con 2 biscotti? Con 2 biscotti. Va bene. Eddie, come hai imparato a fare a pugni? È un segreto. Ma come hai fatto? Madre, avete perduto uno spettacolo. Davvero? Sì, peccato. L'avete perduto. C'è stato un incontro. Quel piccolo Eddie, quello non è Eddie? Oh, sì, è quello. È quel piccolo che si è tuffato una settimana fa? Sì. Che progresso. Incredibile. È proprio un altro. Mi domando, cosa significa, padre? Cosa importa riuscire a battere un nostro simile? Piuttosto non credete che è ciò che siamo quello che importa? Intendo ciò che sentiamo d'essere. Avete ragione. Ma come spiegate un cambiamento così improvviso in un tempo così breve? Oh, noi facciamo del nostro meglio per allevare quei piccoli uomini, con la nostra limitata conoscenza del mondo. Mi spiace, reverendo, ma ci disturbate. Disturbo chi? Stiamo provando una recita. I bambini non stanno attenti se voi cantate. Sono della prima classe, sapete, si distraggono facilmente. Perché facciamo troppo rumore? Per usare le vostre parole, sì, padre. Scusate, avevamo sentito della recita e vi preparavamo una sorpresa. Non si può dare una recita di Natale senza cantare la Deste Fidelis. Sì, sì. Non credete ci sia posto per il mio coro? Nella nostra recita no. Che? Mi piacerebbe vedere una recita simile. Volete assistere a una prova? Sì, volentieri. Voi ragazzi tenetemi in esercizio. Sono curioso di vedere di che si tratta. Che razza di musica userete? Venite con me e sentirete. Bobby! Bobby! Oh, eccolo qui. Questo è l'ometto di cui vi parlavo. Ah, ma lo conosco. È un mio vecchio amico. Sei nella recita? Sì, in realtà l'ho messo su io. Scommetto che hai una buona parte? Sì, è bella. Potete recitare ora, Bobby? Beh, non è ancora a posto, perché stiamo appunto provando
Però andrà meglio a Natale. Non importa se farete qualche errore. No, qual è il soggetto? Oh, questo ve lo posso dire subito. Perché non cominciamo invece? Sei pronto? Sapete, padre, i bambini hanno fatto tutto da loro. Ad ogni prova il dialogo è differente. Ogni frase è per me una sorpresa. Non so poi che cosa sarà a Natale. Quando la daranno davanti ai genitori dimenticheranno tutto. Questa è Maria e io sono Giuseppe e noi siamo a Bethlehem per trovare qualche posto da alloggiare. Questo è tutto quello che dovete sapere. Toc toc. Chi è? Questa è Maria, io sono Giuseppe e siamo venuti a Bethlehem per trovare un posto dove alloggiare. Bene, avete denaro? No, signore. Male. Non potrete restare qui stanotte. Ma questo è un disastro. Maria, non possiamo restare qui perché non abbiamo denaro. Io starò bene, Giuseppe, anche qui, ma con te. Grazie, ma dovremo trovare una casa perché potrebbe piovere o nevicare. Siamo in inverno, lo sai. Perché non bussi alla porta accanto? Buona idea. Toc, 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 toc. Non potete restare qui perché non avete denaro. Non te l'avevo ancora chiesto. Torni indietro e ricomincia da capo. Toc, 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 toc. Salute. Salute. Questa è Maria, io sono Giuseppe. Potremmo rimanere qui per la notte? Per piacere? Avete denaro? No, Maria è stanca morta. Non potete ripensarci. Vado a pensarci. Giuseppe, che cosa ho detto? È andato a ripensarci. Quando deciderà? Non lo so. Oh, ehi Giuseppe. Ci ho ripensato e potete stare nella stalla. Bene, sia gloria a Dio. L'hai sentito? Sì, Giuseppe. Oh, la prossima scena sarà la nascita di Gesù bambino. Ecco. No, Jimmy, torna di là, va di là. Sei di scena, non venire qui. No. È il suo fratellino. Ora eccoci tutti nella stalla e siamo molto contenti qui a Betlemme. E ecco la nostra stella, ecco un angelo e questi pastori. E ci sono anche i tre magi, là, là e là. E ora ecco, ragazzi, venite fuori. E i vicini vengono con i loro doni, perché è nato il bambino. Grazie dei bei regali, ci fate molto felici, Maria e me. Cosa fate ora, Bobby? Cantate e tu scendi dalle stelle? No, padre, cantiamo un'altra canzone. Ah, sì? E come fa? Benvenuto Gesù, benvenuto Gesù, benvenuto Gesù, benvenuto Gesù. Ebbene, padre? La loro semplicità è bella.
Non cambierei una sola parola. Oh, ma loro lo faranno. Non avranno bisogno dei miei consigli per Natale. No, no, padre. Forse per Pasqua potrei organizzare il gioco della caccia all'uovo. Mhm. Guardate, madre, il padre O'Malley. Speriamo che lo trovi di buon umore. Può darsi. È primavera? No, non se ne combina nulla, padre. Dobbiamo... È difficile prendere una decisione, signor Bogardus. Decidere che non dovrà esserci più il Santa Maria. Se lo domandate a me non me ne importa. Ma importa alle suore. Vedete, per voi quella scuola è soltanto un immobile, ma per loro è tutta la vita. E non è tanto l'idea di vendere a voi lo stabile, quanto il pensiero di mandarle via. Ora mi fate anche il sentimentale, vero padre? No, ma sono stato abbastanza qui per sapere cosa pensino a riguardo. E che faranno quando sarà dichiarato inabitabile? Sono in attesa di un miracolo. Miracolo? E quale miracolo potrà togliere dai pasticci? Ne sareste sorpreso? No, no, Delfina, non così, non così. Fatemi vedere come si fa. Tu non colpisci bene. Ecco il modo di colpire. Il fianco. Dai il colpo, ma non colpire così, ma così, tieni le mani unite e fai un passo in avanti. Vedi? Tirate un colpo, madre, getta la palla. No, prova tu. È meglio che impari. Accidenti a quei ragazzi, non stanno mai a te. Io... Ecco la buona occasione, Bogardus. Vengono a domandarvi scusa. Perché non chiedete loro se vogliono vendere? Volete dire che se va bene per loro va bene per voi? Sì, senz'altro. Anzi, io lo suggerirò, ma dovreste parlarne col vescovo. Il vescovo? Sì, l'ultima parola spetta a lui. E che tipo d'uomo è per trattare affari? Sarete ben lieto di tornare da me, però dovrete andarci lo stesso. E io dovrò darvi una lettera per essere ricevuto. Ma non potrò darvi alcuna lettera finché non vi sarete messo d'accordo con le suore. Eccole che arrivano, buona fortuna. Questa faccenda non la sistemerò mai. È molto in collera, padre. Lo troverete disposto al perdono. Allora, è la volta buona. Credete che potremo domandargli? Non c'è momento migliore. Siamo così spiacenti, signor Bogardus. Ma non è nulla, madre. Va tutto benissimo. Ma ve lo ripagheremo. No, non pensateci, madre, non è nulla. È un po' difficile procurarsi vetro, ma lo troverò. Qui avete un magnifico edificio. Grazie, madre. So bene come vi sentite quando guardate la vostra scuola in rovina. Ma c'è un problema, però, prima che il mio sogno si avveri completamente. È un problema di parcheggio. Vedete, la compagnia Bogardus avrà varie centinaia di impiegati i quali hanno la loro automobile. Il parcheggio si va facendo un problema sempre più grave. Vedete, qui andrà la mia scrivania e là i tavoli dei progettisti. Ci vorranno degli anni per noi a procurarci il denaro per costruire un edificio come questo. Non potreste mai farlo. Non vi immaginate quanto mi è costato. Vi piacerebbe vedere il resto dell'edificio? Oh sì, moltissimo. Ecco, seguitemi. Glielo diciamo ora, no? Hai visto niente di simile? Ma è fantastico, signor Bogardus. 3.000 metri quadrati senza una colonna. Nella balconata c'è spazio per 400 posti a sedere. Possiamo tenere balli qui, riunioni, tutto. È veramente l'ideale. È perfetto. Nostro Signore deve esserne stato l'architetto. Magari fosse stato lui, ma avevo Berkeley e Dean, una coppia di ladri. Mi rubarono a dritta e a manca. Mi costò il 30% più del dovuto. Ma potete essere ben felice del risultato. C'è una cosa sola che potrebbe farmi ancora più felice, e voi lo sapete. Ah, credo che stiamo pensando la stessa cosa. Sì? Non conta ciò che acquistiamo in questa vita.
racconta ciò che diamo. E questo è un monumento per voi. Io vedo già la lapide, scolpita, donato a Santa Maria dalla generosità e benevolenza di Orazio P. Bogardus. Oh, siete un uomo molto fortunato, signor Bogardus. Ah, sì? È maggiore benedizione dare che ricevere. Il gesto vivrà a lungo dopo che sarete polvere. E questa è la vera felicità. Oh. Non riuscite a immaginarvelo? Vi dispiacerebbe ripeterlo? Figurarmi che cosa quando sarò polvere? Oh, ma non c'è bisogno di decidere subito. Dormiteci sopra. Dormirai male. Siete sorpreso, ma non dovreste. A volte facciamo delle cose senza sapere il perché. Voi non sapete perché costruiste. Non lo so. Ma credevo di saperlo. No. Avete costruito per le nostre preghiere. Abbiamo pregato tanto per questo. E stiamo ancora pregando. Un momento, vi siete messa in testa che io... Noi adesso vi lasceremo con questo pensiero. Donato a Santa Maria dalla generosità e benevolenza di Orazio P. Bogardus. Generosità, benevolenza e polvere. Sono sicura che quel caro Mino ci darà quell'edificio. Noi dobbiamo pregare, sempre pregare sino a che La volontà di Dio si compia. e possa questa volontà essere la nostra. Ma se le nostre preghiere resteranno inesaudite? Oh, donna di poca fede. Abbiamo motivo di dire che la preghiera opera molte cose più di quelle che il mondo non creda. Leva dunque la tua voce come una fontana, notte e giorno. Andiamo, veniamo. Che questa citazione? Abbiamo vinto una lotteria? Oh no, ma gliel'ho chiesto. E? Non ha detto di no? Oh, finalmente siete qui. È dalle 6 che vi sto aspettando. Vuoi finirla di sciuparti in questo modo? Lavori troppo, Orazio. Dovresti essere a casa a letto. Con questo edificio per le mani. Doveva essere pronto per l'occupazione 3 mesi fa. Non sai quanto denaro sto perdendo. Se parli di denaro perché non vai dal tuo banchiere. Io sono il tuo medico. Non puoi continuare così, Orazio. Tu non sai quello che sto passando. 3 settimane per trovare un vetro. Ecco qua, amico. Firmate, per favore. Che cos'è questo? Cos'è tutto questo? Poche storie, firmate. Ma voglio sapere che cosa sto filmando. Non posso... È lo straordinario, prendiamo una paga e mezza dopo le 6. Beh, avreste dovuto essere qui prima delle 6. Io c'ero, non ho lasciato l'ufficio nemmeno per un Sentite, minuto. amico, poche storie o ci riportiamo via il vetro e ci vorranno altre 6 settimane prima di averne un altro. Firmate. Ai vostri comandi. Ora calma, Vedi che Orazio. razza di cose devo... Non devi alterarti per nulla. No, è in modo vilano che io... Sei un uomo troppo importante per... No, non tanto importante. Va a casa e cerca di fare una buona dormita. Sì. Niente può valere quanto una buona notte di sonno. Riposo, tranquillità, distensione. Un uomo con la tua posizione non ha preoccupazione al mondo. Basta che tu ripeta a te stesso. Sì, io... è giusto, ma non lo ritengo. Perché ti agiti? Polvere. Se tu sapessi che cosa mi stanno facendo, ma le farò smettere. Orazio, ma che ti succede? Prima perdi la pazienza e ora perdi il vetro. E tu vuoi che vada a dormire? Che c'è di nuovo, Orazio?
sentito il fracasso e mi chiedevo se qualcuno si fosse fatto male. Padre O'Malley, il dottor McKay, mio medico. Piacere, dottore. Lieto di conoscervi, padre. Grazie. È davvero un guaio. Non è un po' difficile trovare il vetro di questi tempi? Difficile. Direi di sì. Non potreste farle smettere, padre? Smettere perché? A me sembra bellissimo. Hai i nervi in aria. Lo si nota appena. Sì. Che cos'è, padre? Non è ossantissima? Precisamente. È bellissimo. L'ho sentito tante volte. Come sono le parole? La sapete anche Ora sì che ha ragione. Ha avuto una giornata campale, padre. Avanti, padre. Buongiorno, signora Gallagher. Come va? Benissimo. Padre, mi sono chiesta che cosa ci fosse di tanto importante da non potermene parlare per telefono. Io non so proprio Si come... tratta di Patrizia. Sì. Oh, che cosa è accaduto, padre? Che cosa c'è? Che cosa No, ha fatto? non sono cattive notizie di certo, anzi, potrei dire buone. Oh, meno male. Se dovesse succedere qualcosa che potesse solo turbarle, Ora io non sento agitatevi, cercate di calmarvi. E che cosa c'entra allora Patrizia? Avete detto che si tratta di Patrizia. Infatti, ho trovato suo padre. Joy? Sì, credo di sì. Gli ho raccontato la vicenda così come la raccontaste a me e vi ho descritta. E come siete riusciti a scovarlo? È un pianista una volta, pianista per sempre. L'ho rintracciato per mezzo dell'Unione Musicisti. Sono andato alla fonte. Diritto. Non so proprio cosa dire. Neppure io. E allora? È qui in città? In città? È qui, fuori, all'ingresso. Oh no. Sì. Lo faccio entrare? No. Cioè sì. Non ancora. Aspettate un minuto solo, vi prego. Ancora qualche minuto, si sta ravviando i capelli, cipriandosi il naso, una cosa e l'altra. Sapete bene com'è, no? Oh, padre. Oh, questo è un gran momento per me. Pensate, sono 13 anni. Ero più giovane. Il tempo è passato anche per lui. Bene, vediamo un po'. Ciao. 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 Non andate via, padre. No, padre, non andate, prego, restate un poco. Joy, siediti. Anche voi, padre, sedete con noi. Sì, grazie. Non sei cambiata per nulla. Neanche tu, Joy. Mi fai un favore? Volentieri. Suona il piano. Oh, no. Oh, sì, ti prego. Voglio che ti senti il padre. Gli ho raccontato tutto di te. Non farmi sfigurare. Ascoltatelo, padre. È bravo davvero. E qual era quella canzone che ci piaceva tanto? Forse
Vieni al mare? No, Joy. No, somigliamo un po' a Rosario. No, non era questa la melodia. Joy, ma non te ne ricordi? E dicevamo che qualunque cosa fosse accaduta, quella canzone ci avrebbe accompagnati. E poi chiudevamo un bocciolo di rose in un libro. Che ne è stato? Già. Dov'è il libro? E cosa c'è, padre? La conoscete? Ma sicuro, è una vecchia canzone chiamata Come nasce l'arcobaleno. Perché non l'avete detto? Non me l'avete chiesto? Su, venite qui e fatecela sentire. Vi annoierò. There's a land of beginning again, where skies are always blue. Though we've made mistakes, that's true. Let's forget the past and start life anew. Though we've wandered by a river of tears, where sunshine won't come through, let's find that paradise where sorrow can't live, and learn the teachings of forget and forgive in the land of beginning again, where broken dreams come true. Le ragazze sono tutte emozionate, vero sorella? Sì. Mi ricorda la mia licenza. Sì, è un grande momento nella loro vita. Per l'occasione portano i tacchi alti per la prima volta. Posso camminare? Stai attenta. Un campo. Mi piace, madre? Sì, è davvero grazioso, Patrizia, eh? Sì. Molto bene. Ma tira un po' sulla manica, così. E poi è un po' lungo. Ma deve essere lungo, madre. Sì, ma non troppo. Da questo lato soltanto, 2 però, centimetri? Sì, altrimenti puoi Ma inceppare. guardate, ragazze, Sor Benedetta si cura soltanto di Patrizia. Oh, no, Delfina, non è vero. Patrizia è la beniamina. No. Oh, sì, sì. E infatti è il vestito più grazioso. Ma sembrerebbe assai più bello addosso a me. Oh, su, ragazze, credo che basti. È meglio che vi togliate questi vestiti. Madre, mi è venuta un'idea buffa. Se dopo tutti questi preparativi fossi bocciata. Non ci pensiamo. Non ci farete questo, vero, sorella? Oh. Ci farete domande false? No. Sarebbe un'idea grandiosa eliminare i saggi. Niente più esami. No, non riuscirete a convincermi. Su, via, togliete i vestiti. State attente, eh? Madre, Sì, Patrizia? vorrei portare questo vestito a casa e mostrarlo alla mamma. Posso? Sì, certo, penso che le farà molto piacere. Grazie, madre. Vado subito. Bene, cara, farò i biglietti per San Diego. Arrivederci, Joy. Ciao, cara. Ferma. Vuoi del chewing gum?
risposto in 2 maniere. Guardate. Va bene, va pure. Grazie, grazie. L'ora è trascorsa, Patrizia. Mi rincresce. Posso entrare? Avanti, padre. No, non alzatevi, non disturbatevi per me. Classificati i temi, no? Sì, padre. È un magnifico gruppo di allievi. Sì, Dovreste esserne orgogliosa. lo sono. Mi sono imbattuto in alcune delle ragazze. Muoiono dalla curiosità di conoscere i loro voti. Sono stato incaricato di venire dentro a dare un'occhiata di nascosto e vedere come è andata. Suppongo che abbiate aperto il cuore e promosso tutte. Tutte eccetto una. Patrizia? Oh, no. Ma questa è solo una materia. Le altre sono andate peggio, la media è al di sotto del 6. Ha indovinato la data, ha scritto il suo nome senza errori. Non potreste darle qualche voto in più, aggiungerne qualcuno e promuoverla. Credete che l'onore della scuola non conti? Sì, ma Patrizia, così Santa Maria non le avrà giovato affatto. Non pensate che dovremmo aiutare quella bambina? Comincia appena a credere in se stessa. Un colpo come questo, e la piccola si avvilirebbe. Ma voi credete che si dovrebbe far passare tutti? Forse. Forse sì. Non direte sul serio? Per alcuni bambini è più facile che per altri superare gli esami, perché sono diligenti. Ma io ne ho conosciuti alcuni che avevano ottimi voti a scuola e non hanno fatto niente di buono nella vita. C'era un tizio una volta, si chiamava Elmer Hathaway e aveva fatto con me le scuole. E ricordo che non riusciva ad andare avanti. Ripeté 3 anni l'ottava classe. Era straordinario. Il maestro si stupiva che trovasse la strada di scuola e spesso non la trovava. I ragazzi ridevano di lui. Era un sognatore. Dimenticava persino che giorno fosse e andava a scuola nelle feste. Gli chiesero un giorno chi fosse Platone. Lui rispose: Platone chi? Aveva mani abili. Costruì una barca a vela. E una volta sparì d'improvviso, per 2 o 3 giorni. E quando ritornò, a chi gli domandava dove fosse stato, rispondeva: così, a navigare. Bene, a un certo punto era diventato di una testa più alta di tutti i compagni e così decisero di promuoverlo, in omaggio alla statura. Però non è impossibile che avessero bisogno del suo banco. Naturalmente lui non lo seppe mai e da quel momento ebbe fiducia in se stesso. Avete sentito parlare dei cantieri navali Hathaway? Sì. Sono di Elmer e sa aiutare i compagni che non sono riusciti a nulla nella vita. Anche a scuola solevano riportare voti altissimi. E se qualcuno di essi è sul lastrico, senza lavoro, può andare da Hathaway. Neanche un buon uomo. A proposito, che media occorre per passare? La media del 6, lo sapete? Sì, lo so, ma da chi è stabilito? La nostra scuola usa così come le altre, è una regola generale. Sì. Ma certamente non dite sul serio. Altro che? E non siamo qui forse per aiutare i nostri piccoli allievi e non dobbiamo misurare i loro cervelli col decimetro. Perché devono avere 6 per passare? Voi ridurreste il minimo a 5, vero? Perché no? E allora perché non 4? Perché non fare addirittura meno dei voti? Perché non chiudere e lasciarli in libertà? Forse sarebbe meglio che farli soffrire. Questo non è giusto, padre.
Mi duole il cuore per Patrizia e se volete insinuare che a me non dispiace siete ingiusto. Vi prego rendervi conto che ho fatto il possibile per aiutarla, ma io devo mantenere le nostre norme. Se mi ordinate di promuoverla, lo dovrò fare. Ma il suo voto rimane lo stesso. Avanti, Patrizia. Sì, madre. Riverisco, padre. Patrizia. Respinta, vero, madre? Sì, Patrizia, respinta. Lo immaginavo. Mi spiace. Oh, fa niente, madre. Non è stata colpa vostra. Pensavo solo che non avrò più bisogno del vestito. E a Delfina piaceva tanto. Pensavo che forse farò meglio l'anno 21, madre. Madre, abbiamo avuto piccole divergenze di opinioni, ma le abbiamo sempre superate. Questa è seria. Io non forzerò il vostro giudizio. Sta a voi, ma... Ma non posso promuovere Patrizia. Urra! Finalmente ne ha fatto uno. Bravo, dategli la mano. Niente. Prova tu. Prova. Niente. Tu adesso. Sì, tu. Niente. Tieni, torno subito. Io vado con le sorelle. Che è successo? La madre sta male, ha avuto uno svenimento nella cappella. Avete chiamato il dottore? No, non vuole. Non vuole? Avanti. Il dottore sarà qui a momento. Come vi sentite, madre? Chi ha chiamato il dottore? Lei. Non si può aver fiducia in quest'uomo, è un delatore. Come vi sentite? Mi sento bene. Non volete sedere, padre? Voglio parlarvi. Scusateci. Cosa ho fatto stavolta? Avete scritto alla madre generale, senza dirmi niente. Sì, ho ricevuto questa lettera da lei. Beh, ho scritto esprimendo le mie opinioni, madre. Spero che non starete male per questo. No, sono solo stanca. Ma voi pensate seriamente di demolire il Santa Maria e mandare i nostri bambini a San Vittorio? È così. Ci ho pensato molto su. Ma dobbiamo guardare in faccia la situazione, madre. Sì, so che volete dire, padre. Abbiamo fatto tanto per evitare che... Ma dovrà esserci sempre in Santa Maria. Ma come no? Come no, madre? Ora riposatevi. Scusate, c'è qui il dottore. Avanti, avanti, dottore. Salute, padre. Questo è il dottor McKay, madre. Piacere, dottore. Piacere, madre. È il dottore del signor Bogardus. Ah, sì. Siete il suo medico personale? Sì, io ho molti pazienti, ma nessuno mi dà tanto da fare quanto il signor Bogardus. Specie in questi ultimi tempi mi telefona a tutte le ore del giorno e della notte. Noi preghiamo sempre per lui. Certo gli farà piacere, ma posso chiederle perché? Hanno bisogno di una nuova scuola e pregano perché il signor Bogardus dia loro il suo palazzo. Donare? Bogardus? Oh. Scusate. Non importa, io amo il buon umore. Badate, le vostre preghiere stanno producendo uno strano effetto in lui. Non può dormire, sono costretto a dargli dei soporiferi. La preghiera è una cosa meravigliosa, padre. Ma se Bogardus vi darà quell'edificio, io... Badi di non compromettersi, dottore. Va bene. Beh, qui non posso far molto.
Se vi sentite la forza di venire nel mio studio, domani vorrei esaminarvi alla Ma vera. non niente, sono soltanto stanca. Lo so, ma lasciate che giudichi io, vi pare? Bisogna trovare la causa della vostra stanchezza. Io... Verrà di certo, dottore. E continuate a pregare, madre, ma non stasera. Avete bisogno di riposo. Anche Bogardus. Sì, è così. Avete sentito ciò che ha detto? Non preoccupate. Non lo dimenticherete, padre? La farete venire a voi al mio studio domani. A modo suo, purtroppo. Ma la convincerò. C'è qualcosa di serio? Ha un po' di temperatura. Ha mai avuto di questi attacchi? Che io sappia, spesso. Speriamo non sia grave, una donna così straordinaria. Lo è, certamente. Me ne sono accorto subito appena le ho parlato. Ma lei crede veramente che Bogardus darà quell'edificio? Sì. Ho sentito dire di questi casi, ma personalmente non ne ho esperienza. Soltanto quando ero bambino, avendo tanto invocato un dono per Natale, lo ottenni. Una cosa dello stesso tipo. Ma da adulti si diventa pratici. La madre non lo è tanto, eh? Lei crede di sì? Che cosa farà se resterà delusa? Vedete? Eccovi già preoccupato. Sì, infatti. Sono dannose quelle delusioni. Dite, dottore, non per cambiare argomento, no. Ma Bogardus è ammalato di cuore, così? Sì. Che gli somministrate? Pillole? Perché? Avete una ricetta migliore? Beh, io conoscevo un individuo molto malato di cuore. Infatti gli diedero solo 6 mesi di vita. E impiegò questi mesi facendo del bene a tutti e finì col vivere fino a 90 anni. Davvero? Vorreste dire che fare del bene sia la cura per un cuore malato? Voi dedicate la vostra vita agli altri, vero, dottore? Già. Sì. Come va il vostro cuore? Benissimo. Ecco la prova. Vorrete saper dire le leggi della medicina? Noi abbiamo molto in comune, dottore. Siamo entrambi interessati per un buon cuore. E vorreste suggerirmi per caso di cambiare ricetta? Il dottore siete voi. Non ne sono più sicuro, padre. Buongiorno. Buongiorno. Signor Bogardus. Padre O'Malley. Ah, sì, padre, scusate, non vi avevo visto. Sì, me ne sono accorto. Eravate distratti. Oh, la mia testa era lontana 1000 miglia. Infatti, oggi non sembrate voi. Non lo sono affatto. Ho lasciato adesso il mio dottore. Sapete, padre, se io dovessi rinascere molte cose sarebbero diverse. Oh, molto diverse. Sapete, c'è molta bellezza nel mondo, solo che abbiate gli occhi per vederla, non è vero, padre? Certamente. Grazie. Ah, sì. La vita può essere molto bella. Certo. E io vi ammiro, padre. Voi che avete speso la vostra lavorando per gli altri. No. Oh, sì, è così. E già che ci penso, padre, come va il vostro cuore? Bene. Potessi dire lo stesso. Che ne direste, padre, se io andassi in chiesa? Sareste il benvenuto. Eccola. Ed ecco un pensiero che vi sarà d'aiuto. Per me è stata una guida. Se io passo per questa strada una volta e c'è del bene da fare per qualcuno, meglio farlo subito che rinviarlo a dopo. Potrei non passare più da questa strada. Oh, grazie, padre. Dio vi benedica, grazie. Arrivederci. Un momento, aspettate, un momento. Prego, signora. Ecco qui, permettete. Grazie. Oh, di niente. La vita è bella. Già, a momenti la lasciavate là. Quasi. Perché non la... Sì, vado in chiesa.
Bogardus? Oh, sono spiacente, madre. Non mi ero accorto che mi aveva seguito fino in chiesa. È bel cucciolo, vero? Sì, tanto carino. Portatelo quando vi pare. Volevo dire alle mensaglio. Vedo che gli animali vi amano. Ah, gli animali sì, ma la gente no. Oh no, avete torto. Sono sicura che quando vi conoscono bene vi apprezzano. No, è proprio a loro che non mi apprezzano. Vedete, madre, Sì, signor Bogardus. non ho mai avuto bambini miei. E non mi sono mai piaciuti i bambini. E io non piaccio loro. Perché non piacete al prossimo? Beh, sono stato troppo egoista. E ultimamente ho pensato molto a questo. Siete arrivato ad una conclusione? Sì. E vi sorprenderà molto. Perché io voglio che la gente mi ami. Così ho pensato. Se volete accettare il mio fabbricato. Che cosa c'è? È un colpo piuttosto forte per voi. Sì, lo è. Ebbene, lo avrete. Ve lo regalo. Corro dal mio avvocato e vi faccio compilare l'atto subito. Oh, grazie, signor Bogardus. Il Santa Maria non vi dimenticherà mai e i bambini vi ameranno. Mi ameranno? Io vado a sistemare il documento. Sì. Vieni tu. Vieni. Vai indietro. Grazie a te. Bogardus, come state? Va benissimo. E le vostre gambe? A posto. Un'altra volta state attenti. Vår vindar friska lega och viskar om barna kringligt älskande par. Strömmarna hila finna i vila fåniga havet stör vågen far. Klappar mitt hjärta klagar, vallhornets klang bland klipporna dör. Strömkaren spelar, sorgerna delar bakom kring berg och dal. Klappar mitt hjärta klagar, vallhornets klang bland klipporna dör. Strömkaren spelar, sorgerna delar bakom kring berg och dal. Padre O'Malley! Oh! Brava madre, bella questa canzone. Come si chiama? Oh, è arrivata la primavera. Ma non smettete per me, cantate ancora. Che sappiamo? Conoscete Berta di Birmingham? No? La canzone della scuola, allora. Oh sì, la madre ne ha una nuova versione con tutti gli effetti e ne è orgogliosa. Bene, cantate. Volete cantare anche voi, padre? Stavo per chiedertelo. Oh, bells of St. Mary's, we always will love you with your inspiration. We never will fail. Your chimes will forever bring sweet memories of you. So proudly ring out while we sing out, hail, hail, hail. So proudly ring out while we sing
Won't you ring them bells? Da anni non vivevo un'ora simile, ve lo garantisco. Padre, Sì? il dottore è qui. Ah, bene. Come state, padre? Bene, dottore. Suor Benedetta è venuta a trovarmi. È di morale altissimo, dottore. Forse la persona più felice della terra. Non è meraviglioso ciò che può la fede? Padre, sono tutti così felici qui che mi duole portare brutte notizie. Ho visitato Madre Benedetta. Può essere allontanata per un po'. Perché? Dove? Qualche luogo come l'Arizona, per esempio. Vedete quest'area qui? Sì, che c'è? Questo è il polmone destro. E in quest'area... Non ho mai capito nulla di queste cose. Cos'è, dottore? TBC? Sì. Appena allo stato iniziale. Oh, non è molto grave, è una fortuna averlo accertato ora. Intendevo dire questo quando ho chiesto di allontanarla. Dovrebbe essere trasferita in una clinica, in una casa di riposo, in qualche posto dove il lavoro sia lieve, non un'altra scuola. Se deve essere fatto, credo sia facile. Allontanarla dai bambini. Oh, non per molto, fino a che le sue condizioni non siano migliorate. Ne è già informata lei? Non ancora. È importante che non lo sappia. Ha una grande vitalità, un naturale ottimismo, e questo è il farmaco migliore che possa esserci. Se quello spirito viene fiaccato, ciò può sortire un effetto deprimente e ritardare la guarigione. Ma bisognerà che lo sappia. Non si può mandarla via così senza... Voi religiosi non andate dove vi ordinano senza discutere. Già, si suppone che abbiamo la forza di sopportarlo. Lei ne ha molta. Ma voi non potete sapere, dottore. La madre ed io non siamo stati sempre d'accordo sulla scuola. Abbiamo avuto serie differenze d'opinione. Ora, se viene mandata via senza spiegazioni, potrebbe credere che... Sino ad ora, padre, stavamo discutendo sul modo di guarirla. E adesso discutiamo i vostri sentimenti. Hanno importanza anche questi. A me interessa che guarisca. E mi occuperò io di farla trasferire, dottore. Ma senza dirle il perché. Voi mi ponete un dilemma, dottore. La sua opinione di me o la sua salute? È questo. Qui, per piacere, portatela qui. Ecco. Posatela. Un po' più in avanti, mi sembra. Ecco, sì, così. Benissimo, grazie. Sì. Dietro a quelli, per Sì, piacere. ma- Sapete come vanno, eh? Lo vedete? Grazie. Oh, buongiorno, padre. Buongiorno, madre. Ah, attento, attento, padre, impedite il passaggio. Lasciate che vi aiuti. Posatelo lì. Sì, va bene per ora. Ho piacere che siate venuto, padre. Ho avuto tante cose in mente, voi potete Voglio aiutarmi. parlarvi anch'io. Quando portate il tavolo, per favore, mettitelo qui, eh? Sì, madre. Andiamo dove c'è meno rumore. Ed ora possiamo finalmente abbattere la vecchia scuola e lì faremo il campo da gioco. Oh, è meraviglioso. E io sono stanca. Mi siederò per un minuto. Avete lavorato troppo. Non vi fa bene affaticarvi a questo modo. No, sono un po' agitata. Ora, cosa volevo dire? Ah, sì, dell'inaugurazione. Avete invitato il signor Bogardus? Sì, neanche il dottore. Benissimo, è un uomo gentile. Mi ha telefonato e mi ha detto che non c'è nulla di preoccupante. Sì, vi comunico che la mia salute è in ottimo stato. In perfetto stato. Questa è una buona notizia. Ah, lo è. E in quanto avvocato, volete che lo ringrazi pubblicamente? Oh, sì, senza dubbio. Ditegli la vostra sincera gratitudine per la sua grande generosità.
Ma non fate un lungo discorso. Sarò la brevità in persona. I bambini saranno eccitatissimi e i parenti baderanno solo a loro. Già. Ma naturalmente raccomanderete a quelli che hanno ottenuto la licenza che non smettano per questo di studiare e che conservino sempre nella loro mente gli insegnamenti e gli ideali del Santa Maria. Sì, io credo che possa bastare. Se temete che io mi dilunghi, perché non scrivete voi il discorso? L'ho fatto, padre, eccolo qui. E ho ancora un desiderio. Che il prossimo anno sia felice e fortunato e che non ci siano mai più incomprensioni tra noi. Intendo dire serie. So che cosa pensate per Patrizia. Voi ancora non siete della mia opinione. Padre, molte volte dobbiamo fare delle cose non facili. E per quanto ci facciano male, dobbiamo fare ciò che crediamo giusto. Anch'io ho qualcosa da dirvi, madre, che non è facile. Di che si tratta? Vi sarà notificato fra poco che Suor Michela sarà la direttrice del prossimo anno. Oh sì, ne sarà contenta. Sì. E io? Io sarò l'assistente. Mi spiace dirvi, madre, che state per essere trasferita. Certo, sarà difficile lasciare il Santa Maria. Ma noi non dovremmo attaccarci mai troppo a nessun luogo. Ogni altra scuola mi sembrerà strana in principio. Ma purché sia fra i bambini, io sarò felice. Come l'avete saputo? Avete scritto alla madre generale un'altra volta? Sarò ancora qui per la premiazione? Sì, sì, certamente. È questa la scrivania del vostro ufficio, madre? Sì. Sì. Volevate dirmi qualche altra cosa, padre? Era tutto qui? Sì, madre. Verrò con voi. Mi spiace che tu non sia con noi, Patrizia. Grazie. Chi ha preso il mio vestito? L'ha presa la madre, a me non stava. Forse era un po' troppo largo. Sì, farai meglio il prossimo anno. Ti aprirò la strada. Grazie. Chiedi loro, Patrizia. Ma non la vedo. Vado a cercarla, Joy.
E tu vada a Padre O'Malley. Bene. Chi è quella signora? Mia madre. È qui per la premiazione? Ho paura di sì. Non le hai detto che non sei stata promossa? No, madre. Ma cara bambina, perché no? È stata fuori città. È imbarazzante, Patrizia, lo so. Ma non devi prendertela tanto per la premiazione. Solo dopo una sconfitta i successi hanno un significato. Devi aver coraggio, non disperarti. Lo spiegherò io a tua madre perché non pensi male di te. So che ti ama e che tu l'ami. E dove c'è amore, c'è assoluta comprensione. Comprensione. A parer mio nessuno capisce. Voi non capite niente, padre ormai non capisce niente. Mia madre me non... Oh, madre, mi dispiace. Perché ti sei fermata? Oh, madre, aiutatemi. Ve ne prego, aiutatemi. Certo. Certo ti voglio aiutare, Patrizia. Voglio farmi suora, madre. Come si fa a diventare come voi? C'è qualche cosa che non dici e che ti fa soffrire. No. No, io voglio farmi suora. Non devi dire così, mia cara. Voglio farmi suora. Non ci si fa suore per sfuggire alla vita, Patrizia. Non perché si è perduto qualche cosa, ma perché si è trovato qualche cosa. E poi sei ancora una bambina. Non conosci niente. Oh, ma io so. Voglio essere come voi. Non sai come saranno per te i prossimi anni. Non sei stata ancora al liceo. Sono anni che ricorderai sempre. Nuove compagne, nuove sensazioni, molto svago e molto studio. Vedrai sport, qualche viaggio, il primo ricevimento, il primo abito lungo, il primo valzer. Non puoi rinunciare a queste cose se non sai niente di esse. Prima di aver conosciuto tutto questo, è te stessa. Non potrai dire con serena coscienza, voglio farmi suora. Ma io posso. Conosco tutto ora. Allora, Patrizia, c'è un'altra cosa. I tuoi voti non sono buoni. Devi superare gli esami. Ma io potevo superarli. Non ho voluto. Vuoi dire che ti sei fatta respingere? Ho pensato che sarei rimasta qui ancora un anno. Tutto è così bello qui, madre. Voi non lo sapete, ma tutto qui è così limpido e chiaro. E anche se resto nella stessa classe, no, non mi interessa. Sarei con voi. Oh, Patrizia. Comincio a capire che cosa succede. Padre O'Malley non ne sapeva niente? Nessuno lo sapeva. Nessuno, madre. Io? No, madre, neanche voi. Sentite, in inglese quando l'avversativa ma fa da congiunzione prende l'accusativo. Oh, povera me. La domanda degli esami, non è vero? Io ho sbagliato. Oh, sono più sveglia di quanto non crediate. Avanti, fatemi ancora delle domande. Onestamente non sarei una suora stupida. Madre, la signora e il signor Gallagher, i genitori di Patrizia. Piacere.
Patrizia, tuo padre. Ciao, Patrizia. Non mi guardare in quel modo. Dammi tempo. Mi vorrai bene un giorno. Cara, non piangere. Tutto sarà così differente d'ora in poi. Mamma e papà penseranno a farti avere una casa, con una camera tutta per te. E potrai far venire le tue compagne tutte le volte che vorrai. Tu, sì, tu, non resterai più sola. Oh, mamma! Oh, mamma! E questo è il mio papà? Sì, cara. Sì. Siamo venuti qui per la premiazione. Non sarebbe tempo che ti preparassi, cara. Ci stavamo appunto preparando. Vero, Patrizia? Sì, madre. E che voti ha avuto, padre? Non ho ancora visto la pagella. I suoi voti, veramente eccezionali. Non c'è stata una bambina in tutta la classe come lei. Miei cari amici, questo è indubbiamente un grande giorno per il Santa Maria. Si può dire che è il primo compleanno del nuovo Santa Maria. Ecco lì il vecchio ed ecco qui il nuovo. E tutto ciò noi dobbiamo alla generosità e alla benevolenza di un uomo. Un uomo il cui nome rimarrà inciso a lettere d'oro nei nostri animi e il cui ricordo sarà eterno. Lasciate che vi dica, amici, che un cuore generoso batte nel petto del signor Orazio P. Bogardus. Il signor Bogardus non ama l'esaltazione, ma quando si ha un cuore pieno d'amore per i piccoli, dedito al bene degli altri, capace di creare tanta felicità intorno a sé, allora, amici, posso affermare che quel cuore sfida gli altri. Il signor Bogardus è uno splendido esempio della gioia di vivere. Per lui ogni giorno è Natale. In verità, egli ha la primavera nell'anima. Grazie. Il Santa Maria è fondato sulla fede, speranza e carità. La più grande di queste virtù è la carità. È un dono alla Chiesa, se non lo sapete, Così è noi ringraziamo il irrevocabile. signor Bogardus per il suo generoso dono. E ora vorrei dire poche parole ai bambini e alle ragazze della nostra ultima classe. Sarò molto breve, questo per voi è un giorno di gioia perché conseguite il vostro diploma, ma è anche un giorno triste perché lasciate il Santa Maria. Non posso così in pochi minuti riassumere quanto avete imparato qui in 8 anni. Ciò che portate con voi non è soltanto il sapere dei libri. La scienza è cosa pregevole, ma non basta. Voi portate via da qui quello che ora dovete dare agli altri, cioè la bontà che le ottime suore vi hanno insegnato. E devo ancora dirvi, se siete turbati, incerti, per qualsiasi cosa, chiamate 0 Malli.
Avete ordinato la carrozza? Sì, attenderà fuori. Suor Benedetta in cappella. Gesù. Gesù. Togli l'amarezza dal mio cuore. Ti prego. Aiutami a vedere la tua divina volontà in ogni cosa. Aiutami. Oh. Ti prego. Ti prego, aiutami. Venite via con me, Sor Angela? Sì, madre. Arrivederci, madre. Arrivederci. 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 Arrivederci, sorella. Arrivederci. Voi sapete che dovunque io vada il mio cuore sarà sempre con Santa Maria. Arrivederci, Sor Benedetta. Arrivederci, Sor Michela. Padre. Sappiamo che il vostro cuore rimane qui, madre, e vi ricorderemo sempre nelle nostre preghiere. Grazie. Arrivederci, padre. Arrivederci. Sorella. Suor Benedetta. Sentite, non posso lasciarvi andare così. Quando il dottor McKay disse che eravate perfetta, aveva ragione. Perché questo è quello che siete. Ma non intendeva dire fisicamente. Perché voi, sorella, avete una traccia di tubercolosi. Il dottor McKay pensò che voi non dovevate saperlo, ma io... Grazie, padre. Grazie. Mi avete fatto tanto felice. Guarirò presto ora. Sicuro, presto, sorella. Lo voglio, padre. Se avete bisogno di qualche cosa, qualunque cosa essa sia, dovunque siate... Lo so. Basterà chiamare 0 Padre Umale.